Ciao e benvenuti sul mio canale. Come potete vedere oggi sono in un posto un po' diverso perché sono a casa a Bologna per i 60 anni di mia mamma. Questi palloncini non sono stati messi apposta per il video, ma sono qui proprio. E non so esattamente quando verrà fuori questo video perché lo sto facendo, oggi è il 5 di novembre, ma ne ho già preparati un pochino in italiano, quindi non so se lo faccio venire fuori prima degli altri o dopo. Comunque, insomma, prima o poi arriverà fuori. Ne ho fatto anche uno in inglese dove parlo del compleanno di mia mamma, quindi vi darò più o meno un po' le stesse cose, ma con qualche altra cosa in più riguardo anche le alluvioni, perché io sono proprio dove sono successe le alluvioni. Adesso appunto non so bene quando farli uscire tutti e due, però insomma prima o poi verranno fuori. Io sono adesso in Italia, sono arrivato il 31 ottobre di sera perché il compleanno di mia mamma è l'1 novembre e poi parto domani, torno a Londra il 6 di novembre. Quindi, prima di continuare, per favore mettete like al video e iscrivetevi e anche lasciate un commento per sapere come festeggiate voi i compleanni. Quindi, prima di parlare del compleanno di mia mamma, innanzitutto ieri è uscito il mio secondo video in italiano, quello sul dialetto bolognese, e volevo ringraziarvi tantissimo ancora per il supporto che mi state ancora dimostrando. I miei video in italiano stanno spopolando, non l'avrei mai detto, quindi grazie molto. E infatti qualcuno mi ha scritto di guardare Jalapa Show, e quindi sì, io a Londra li guardo su YouTube, vedo degli spezzoni. A me piacciono le interviste che fanno con i personaggi famosi, e ieri qui ho visto un pochino di tutto lo spettacolo. Devo dire che non mi è piaciuto tanto tutto lo spettacolo, però alcuni pezzi li guardo volentierissimo. A me piace tantissimo Mago Forest, mi piace la Japanese Band, quindi insomma lo guardo volentieri. E appunto, prima di cominciare il compleanno, nel mio primo video vi ho parlato di Verissimo, delle interviste mielose che si fanno in Italia che non esistono in Inghilterra, e questo sabato, per caso ho visto che era il compleanno della Panicucci, e praticamente mentre era lì a Verissimo gli hanno fatto arrivare una lettera dai figli e una lettera dal compagno marito, e la prima cosa che mi è venuta in mente è: lo devo assolutamente dire nel video in italiano, perché da noi ovviamente lacrime di qua e di là, ma in Inghilterra non esisterebbe una cosa così. Comunque, vabbè. Allora, vi racconto un po' il compleanno, di com'è andata. Oltretutto non sarà un video molto rilassante perché vi lascio qui il primo video che ho fatto un paio di mesi fa. Quando ero a casa vi faccio vedere dove abito. Io abito in mezzo al niente, vengo da un paesino di 500 abitanti. La mia finestra ha un campo e c'è un trattore che sta lavorando, quindi può darsi che sentiate qualcosa. L'orologio qua è molto rumoroso e mia mamma è piena di air fresheners, quegli spruzzini che spruzzano profumi, quindi in qualsiasi momento dovrebbero partire. Non so se no, non ci sono, quindi sarà più un vlog divertente che un video rilassante. Allora, mia mamma ha compiuto 60 anni il 1 novembre e lei non festeggia molti compleanni, ma io ci tengo a festeggiare quelli grandi. Quindi 10 anni fa, per i suoi 50, sono venuto a casa, a casa da Londra, e gli ho organizzato una festa sorpresa qui in casa mia con tutti i suoi amici e familiari. La nostra casa è molto piccola, però insomma l'ho fatto qui. Lei non sapeva che sarei tornato e come regalo le ho fatto un video di tutte le foto che ho trovato. Gli ho chiesto per l'occasione di farmi vedere tutte le sue foto da piccola, e nel frattempo facevo delle foto
col mio telefono alle sue foto e le ho detto che le volevo tenere come ricordo mio. E poi le ho messe tutte nel video. E poi ho chiesto ai nostri amici di fare dei video corti dove le facevano auguri, quindi dopo tutte le foto c'era una sfilarata di persone che facevano auguri, 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 anche molto creativi. Quest'anno volevo fare un'altra cosa importante per i 60 anni e abbiamo fatto una festa ho preso una sala in un paesino vicino qui e, e niente, poi vi racconterò piano piano cosa è successo. Come regalo non le ho fatte, mia mamma non usa la tecnologia, quindi dato che le avevo già fatto il video, questa volta le ho fatto proprio un photo album, quindi mi sono fatto mandare da amici e famiglia tutte le foto che hanno loro, le ho messe in un photo album e io pensavo che mi ci sarebbe voluto insomma pochissimo per farlo, ma dato che ho fatto 160 foto mi ci è voluto un'ora a farmele stampare e mi ci sono voluto 4-5 ore a metterle nel photo album perché le pagine sono collose, quindi dovevo già sapere esattamente come metterle prima di mettere sulla pagina e poi col fatto che c'erano, quindi devo stare attento, e poi col fatto che c'erano così tante foto, insomma mi ci è voluto un'eternità. E poi ho creato anche un video perché il photo album lo puoi vedere singolarmente, cioè una persona alla volta, ma volevo che lo vedessero tutti, quindi ho fatto anche un video e alla fine le ho anche messo 2 video di mia mamma e mio fratello sono venuti a trovarmi a Londra nel 2022 e io sono una drag queen e sono venuti a vedere i miei spettacoli per la prima volta e quindi gli ho messo 2 video che i miei amici hanno fatto di loro 2 che erano con me. E quindi insomma, allora come si è svolta? Ovviamente io abito a Londra, quindi ho fatto tutto a distanza, quindi vuol dire che ho praticamente delegato a tutti. L'idea è stata mia, ma per fortuna che c'era mio fratello perché ha praticamente fatto tutto lui, insomma le cose fisiche. Quindi dopo che abbiamo trovato la saletta ha dovuto anche andare ha dovuto diventare socio, poverino. Vabbè, per 10 euro ha dovuto andare a pagare la cauzione e tutto. E poi ha dovuto andare a prendere da mangiare tutto lui, a fare una spesa enorme perché eravamo in 50 persone, mia mamma è la prima di 5 fratelli, quindi solo noi di famiglia siamo in 16-17. E poi dopo lei è una maestra, quindi aveva le sue colleghe, le sue amiche, quindi eravamo in 50, che è stata una cosa molto bella. E niente, io ho cominciato a pensarci a luglio più o meno, però dopo mi sono ammalato con la polmonite, me lo lascio qui lì il video, quindi fino a metà settembre poi non ci ho più ripensato, perché ho avuto la polmonite per 2 mesi e mezzo, e dopo insomma ho ricominciato ad organizzarmi. Lei non sapeva che io venivo a casa, infatti le avevo detto parecchie volte che non sarei venuto perché non me lo potevo permettere, che effettivamente è vero, quindi ci ho creduto subito. E poi anche l'uno le ha mandato un messaggio facendo finta di essere a casa a Londra, facendogli gli auguri normalmente. Quindi il piano qual era? Il piano era quello di... Io sono arrivato il 31 ottobre e sono stato a casa di mia zia, una delle mie zie abita vicino all'aeroporto di Bologna, quindi sono stato a casa sua perché mia mamma non sapeva che io tornavo, non sapeva né della festa né di me. E poi l'1 mi ha portato a casa, ma il piano era questo. Mia nonna va a messa, però non guida più, quindi ci vuole sempre qualcuno che la porti, perché l'1 novembre è festa di precetto e quindi mia mamma si era offerta a portarla anche perché mia mamma è la più vicina. Pertanto doveva andare a messa anche mia mamma, quindi andavano insieme. Mia zia ha dovuto insistere per andare lei, perché così lei da Bologna mi portava a casa. Quindi, insomma, è riuscita a insistere, mi ha portato a casa di mia nonna. E nel frattempo è andata mia zia e mia nonna sono andati a messa e poi a messa c'era anche mia mamma e mio fratello, che mio fratello non va a messa, però gliel'ha regalato come cosa per il compleanno. Il piano era poi che mio fratello portasse a casa lui e mia nonna, così mi prendeva e mi portava a casa di lui, perché poi dovevamo andare a addobbare la sala.
ma mia mamma ha insistito che voleva andarci lei. Quindi mio fratello e mia mamma sono venuti tutti e due da mia nonna, io mi sono dovuto nascondere su perché non mi vedesse. Dopo un po' mio fratello è andato via, ha fatto finta, quindi lui ha preso la macchina e è andato in un posto vicino e mia mamma dopo un po' finalmente è andata via. Quindi mio fratello poi mi è venuto a prendere, siamo andati a casa di lui e poi siamo andati ad addobbare perché la sala l'avevamo fino alle 6 per addobbare, poi chiudeva per un'ora perché è legata ad un bar e quando il bar chiude sono chiusi anche loro e poi potevamo tornare per le 7, 7 e mezza per la festa. Quindi noi siamo andati ad addobbare, ma io inizialmente pensavo che potessimo andare solo io e mio fratello un'oretta perché dovevamo mettere solo le tovaglie e mettere fuori le bibite perché mio fratello è andato a comprare bibite snacks per 50 persone, quindi aveva la macchina piena, ma è stato molto bello devo dire perché è sembrato nei film, perché lui ha un garage, quindi ha messo tutte le cose nel garage ed era pieno di roba, proprio come nei film americani quando fanno le feste, e dopo le abbiamo rimesse in macchina e le abbiamo portate là. Poi da mangiare c'era la pizza che sarebbe poi arrivata dopo, quindi non c'era niente da fare, quindi insomma pensavamo in un'oretta di fare io e lui, ma mia zia, una delle altre mie zie, ha poi trovato in un posto dei palloncini tipo questi, che sono belli, questi sono 85 centimetri, sono enormi, sono bellissimi, e poi ha trovato anche l'arco, quello con i palloncini, vi metterò delle foto dove non c'è nessuno, quindi ne ho poche, ma l'arco è stato bellissimo, ma ci volevano 200 palloncini. Quindi alla fine abbiamo chiesto aiuto a delle amiche di mia mamma che abitano in quel paesino lì e invece siamo andati dalle 3 alle 6 ad addobbare per fortuna perché abbiamo usato tutto il tempo. Dopo siamo dovuti andare via. E mentre le mie amiche facevano i palloncini, io ho preparato la torta è molto alternativa perché mia mamma, come ho già detto in alcuni video, mia mamma è molto ammalata, lei ha una sorta di fungo che poi diventa cancro, molto raro, nessuno sa cosa farci e quindi lei non riesce a male, cioè lei vive in dolore atroce costantemente, è autonomissima, non lo diresti mai, cioè, lei va a lavorare tutto, anzi è molto più piena di vita dei miei amici di infanzia, quindi è autonoma, però è in costante dolore, non riesce a mangiare perché è piena di dolore e poi ha perso anche proprio tutte le gengive, cioè non ha gengive, quindi anche le dentiere che abballano praticamente, quindi fa molta fatica a mangiare. E, e quindi insomma la torta io non volevo prendere una torta che sapevo che non avrebbe mangiato e quindi volevo fare una cosa molto semplice. A lei piace la panna montata e le fragole, quindi volevo fare degli strati di panna montata, fragola e sponge, che voi chiamate pan di Spagna. Però mi hanno detto che la panna montata da sola si collassa e quindi avevano detto di metterci un po' di crema, però a mia mamma non piace la crema con il limone, neanche a me, e in molti posti ci mettono il limone e nella pasticceria vicino a questo posto dove l'avremmo presa ci mettono il limone, quindi ho detto no, non facciamo una torta che già lei fa fatica a mangiare e che so già che non le piace perché ha il limone. Quindi dato che mia mamma è molto alternativa, a lei piacciono i mochi, quei dolcetti giapponesi. Allora ho deciso di prenderne tanti e di metterli a forma di 60. L'idea inizialmente era riprenderli surgelati, quelli buoni nei ristoranti, solo che io non so se in Italia, se a Bologna esistono dei negozi asiatici di cibo, perché non li ho mai usati. Ne ho trovato uno in centro a Bologna che li faceva surgelati, ne ho dovuti prendere 2 a testa, quindi 100 mochi, che anche lì ho speso 100 sterline. Solo che con vari gusti, il problema è che noi abitiamo a mezz'ora da Bologna, mezz'ora di macchina, e mio fratello ha detto che effettivamente, perché i mochi sono surgelati ma si squagliano subito, e lui ha detto che in quei 30 minuti si sarebbero sciolti tutti, quindi abbiamo
accantonato quell'idea, perché no, ce li puoi comprare anche non surgelati, li puoi comprare anche su Amazon e quindi sono meno buone e quindi volevo evitare. Però alla fine ho trovato su Amazon dei pacchi di 4 gusti, ho preso 17 pacchi di mocha e li ho fatti arrivare a casa di mia nonna su Amazon. E quindi quando mio fratello è venuto a prendermi abbiamo preso anche quei dolcetti lì. Allora intanto io li ho messi a forma di 60. È venuta molto molto bella la torta, devo dire molto più di quanto pensassi. Non tutti li hanno, si sono addirittura, cioè non tutti li hanno assaggiati. Per fortuna che abbiamo fatto quelle 3 ore perché ci volevano tutte, i palloncini non finivano più. Poi da noi a Londra è una cosa abbastanza normale chiamare un po' di intrattenimento. Infatti io che sono una drag queen di solito io sono l'intrattenimento che mi pagano per fare un'ora di spettacolo. Qui, almeno nei miei paesini, non è una cosa molto naturale, cioè, comune da fare. Quindi io volevo farla, quindi c'è un uomo che fa un po' DJ, un po' musica, un po' karaoke, qui nei dintorni. Musica che piace alla mamma, allora l'abbiamo chiamato. E solo che qui in Italia devi pagare anche la SIAE. Perché se fai una festa a casa tua va bene, ma col fatto che è un luogo pubblico devi pagare la SIAE, quindi ne abbiamo speso 150 per questo uomo, che oltretutto è molto, cioè, è molto poco in confronto a Londra, quindi sono stato contento. Ma ho dovuto pagare 145 di SIAE, praticamente mi è costato uguale al tipo. Ovviamente non sono venuto a fare i controlli perché siamo in mezzo a niente, però ci mancava solo che venissero a fare i controlli e mi rovinavano il compleanno. Quindi insomma, anche quello ho dovuto pagare. E niente, il piano era che mia mamma, no, tutti arrivassero alle 7:30, quindi 50 persone. Il DJ era già venuto per mettere a posto la roba, perché non volevo che fosse lì a preparare mentre mia mamma arrivava. E dopo mio fratello le aveva detto che sarebbero andati a cena insieme, quindi lei sapeva che doveva tenersi libero, ma non sapeva come, dove, quando. Solo loro due. Quindi l'ho andato a prendere, poi l'ha portato in questa, si chiama villa, in questa villa, ma non è una villa, con la scusa dicendogli che loro la conoscono, che è vero, per i 60 anni volevano farle un piccolo regalo. Quindi c'eravamo poi tutti noi con la luce spenta, tutti i palloncini dappertutto. E quando è arrivata le abbiamo fatto sorprese. Lei non sapeva che io c'ero o che ci sarebbe stata la festa, quindi l'ha imparato lì. E è stato molto molto bello. La pizza. Per mangiare c'era la pizza, quindi non solo avevamo tutti gli stuzzichini, le bibite di mio fratello, ma abbiamo preso anche dei metri di pizza, dato che eravamo in 50, ci sono 2 pizzerie che piacciono a mia mamma, allora ho fatto 25 persone in una pizzeria e 25 in un'altra per alleggerirli. E tutti e due mi hanno detto che per 25 persone ci vorrebbero 8-9 mezzi metri. Io ne ho presi un po' di più per stare sul largo, ma insomma 2 mezzi metri in più. Abbiamo speso 400 euro di pizza. E il problema qual è stato? Il problema è che la prima pizzeria l'ha portata prima che arrivasse anche mia mamma, perché erano già le 7:30 e intanto avevo già detto alla mia di cominciare a mangiare, e poi dopo le altre pizze sarebbero arrivate, mio fratello sarebbe andato a prenderle dopo. Solo che praticamente il secondo turno di pizza non l'ha mangiato quasi nessuno perché erano già tutti pieni. Perché ci è venuta anche in mente questa cosa, che praticamente alla festa c'erano tutte solo donne, gli unici maschi. L'unica cosa che faccio da uomo è mangiare come un uomo, tutto il resto sono proprio gay. Quindi io che mangiavo da uomo, mio fratello è celiaco, non poteva mangiare niente a parte le sue cose. C'era mia mamma, 3 sorelle e un fratello, c'era mio zio, il marito di mia zia, 2 o 3 fidanzati delle amiche di mia mamma, ma tutto il resto erano donne, quindi mangiavano poco. Infatti anche quando andiamo a cena tra di noi amiche e loro prendono la pizza singola, molte di loro non riescono neanche a finirla. E quindi per quello che c'è rimasta così tanta pizza, perché le mangiatrici non hanno mangiato tanto.
E però vabbè, ce la siamo portati a casa. E poi mia zia, quella di Bologna, che mi ha portato a casa, è una cuoca. E io sapevo che avrebbe fatto qualche dolce, ma non avevo capito quanti. Lei ha fatto una quantità enorme di dolci, che a saperlo evitavamo anche la torta. È stato molto bravo, ovviamente, però sì, non mi aspettavo delle quantità così assurde. Quindi insomma ci ho rimesso una marea di roba. Mio fratello si è dovuto portare a casa una marea di bibite non bevute, ancora tutte chiuse, che adesso ha detto che proverà a rivendere quando fa le feste. E, e niente, è stato bello, molto molto bello. Io ho parlato 5 secondi con ognuno, ma poi non ho proprio fatto nient'altro perché a parte che non tutti si conoscevano, perché avevamo famiglia, amici e colleghe. Quindi molti non lo conoscevano neanche io delle colleghe, quindi mi sono presentato 5 minuti, poi cambiavo per far sentire tutti a proprio agio, poi per guardare insomma le pizze, le cose da fare. E come regalo a me non, io non volevo niente, nel senso che la festa l'ho voluta organizzare io, era un mio desiderio e non volevo far sentire in obbligo nessuno a dare niente, però ho detto piuttosto che comprare a mia mamma, perché tutti avrebbero comprato qualcosa, avrebbero comprato dei gioielli, delle magliettine, ho detto piuttosto che di quello, se volete dare un contributo libero per la festa, perché alla fine abbiamo speso 1200 € per questa maledetta festa. Ho detto se volete dare un contributo va bene così. Alla fine abbiamo racimolato, mi sa, 900 sterline di soldi che ci hanno dato la gente, quindi è andato benissimo. Però le sue colleghe le hanno fatto un regalo bellissimo. Hanno fatto creare un foglio a gratta e vinci, non so come, e in ogni casella, c'erano 13 caselle, ogni casella aveva una battuta riguardo alla vita di mia mamma, quindi fatta proprio apposta, con annesso regalino, quindi gli hanno dato 13 regalini basati sulla vita di mia mamma, molto molto bello, che però se poi qualcuno gli ha fatto un regalo singolo, però insomma io non lo sapevo, è stato molto molto bello. E dopo l'unica cosa è che alla fine il DJ non ce lo siamo goduti, nel senso che a mezzanotte dovevamo andare via e alle 11:30 doveva finire la musica, e tempo che mi avevamo salutato un po' tutti, poi abbiamo questo regalo del 13 caselle, come minimo mezz'ora ci è andato, e poi ho fatto vedere il video che avevo fatto. Abbiamo fatto venire fuori la torta, quindi alla fine per ballare, per goderci la musica c'è stato molto poco tempo. Pochi hanno ballato, ma va bene, insomma è andata bene così, però è quella cosa che abbiamo usato poco. Poi dopo abbiamo cominciato a fare le foto sotto l'arco, tutti volevano una foto sotto quell'arco dei palloncini che è strepitoso, bellissimo, proprio come nei film americani. E quindi niente, è stato proprio molto molto bello come festa. E la cosa bella, lo devo dire anche nel video in inglese, la cosa bella è che allora in Inghilterra col fatto che tutti bevono alcol spasmodicamente è una parola? Forse sì. Quando tu fai delle feste così tutti si ubriacano, e la festa appunto non è tanto la bellezza della festa, non è tanto lo stare insieme a me, l'ubriacarsi, che a me non piace per niente. Ho un video qua sul perché non bevo, ma anche, cioè, se vuoi bere un bicchiere di vino va bene, però il fatto che ti devi per forza ubriacare per goderti la festa a me non piace. E una festa così come quella che ho fatta io in Inghilterra non esisterebbe, perché in una festa così, in una festa per 60 anni dovresti avere un open bar, cioè dovresti pagare qualcuno che venga a farti costantemente dell'alcol che gli ospiti non pagano, perché sennò nessuno viene se non c'è da bere. Qui avevamo delle birre che mi è stato detto di comprare perché alla gente piace la birra, ma alla fine, come sospettavo io, non l'ha bevuta nessuno, quindi anche lì abbiamo speso una marea di soldi per niente, una marea di vino per fare il brindisi, ma alla fine nessuno l'ha fatto. Però insomma, anche se uno anche avesse voluto ubriacarsi non ce l'avrebbe potuta fare con la quantità che c'era. E quindi mi è piaciuto molto il fatto che appunto non c'era nessuno di ubriaco, non c'era, tutti eravamo lì per divertirci di cuore, ecco, non so come dirlo. Anche perché insomma se non era una festa di un trentenne, era di 60 anni, ma a me darebbe fastidio anche ad una festa di trentenni
il fatto che per forza ti devi ubriacare. Vabbè, quindi è stato bello proprio che ci siamo tutti trovati lì, nel pieno delle nostre capacità. E è stata molto, 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 molto bella. Sono stato molto contento. E per fortuna che ho avuto mio fratello, mia zia e qualche altro aiutante che mi hanno aiutato, perché ripeto, io da Londra più che dire fai questo, fai quello, fai quell'altro, a parte le mie ore che ho speso per quel maledetto photo album, io non ho fatto nient'altro se non prenotare cose su Amazon. E, e niente, è stata proprio una bella festa e sono contento di averlo fatto per il fatto che mia mamma è molto ammalata, quindi lei ha cominciato ad essere ammalata 30 anni fa più o meno, e io non so come sia ancora viva, ma lo dico davvero, perché oltre a questo cancro ha anche tantissime altre malattie, quindi lei sarebbe dovuta morire 30 anni fa. E il fatto che sia arrivata a 60, oltretutto non è su una carrozzina, lei appunto è piena di vita, a parte il fatto che è più magra di un'anoressica perché non riesce a mangiare, non diresti che sta male, diresti, ecco, magari che le piace essere molto magra. Quindi è piena di vita e sono contento ovviamente che sia così, però insomma volevo marcare questa occasione perché non so se ci sarà quella dei 70 purtroppo. Ovviamente tutti possono morire da un momento all'altro, ma lei ha proprio ha tutte le carte in tavola. Non so come, ma abbiamo molti amici di famiglia che stanno morendo per un motivo o per un altro. Lei alla fine sopravvive, quindi non so proprio cosa dire. Però sì, insomma, sono contento di aver fatto questa cosa per lei. E oltretutto ho scoperto questa cosa in questi ultimi, insomma, recentemente. Mia mamma viene da una famiglia non solo, vabbè, religiosa, ma una famiglia di contadini, che non c'è niente di male, ma contadini retrogradi che non si sono evoluti nel tempo, quindi ha avuto un'infanzia molto molto difficile. E appunto se non è mai stata, non è mai stata, no, non l'hanno mai fatta sentire speciale. Nella nostra famiglia non c'è questa cosa di farti sentire speciale e importante. Insomma, nella sua famiglia e un po' si è ripercossa anche sulla nostra famiglia, cioè, io, mia mamma e mio fratello, perché mia mamma ad esempio non, sì, appunto non festeggia i compleanni suoi e neanche i nostri, non ci ha mai fatto una bella festa, ma non per cattiveria, semplicemente perché non ne vede il motivo, perché non è abituata. Me l'ha fatta una grande a me per i 18, io e lei insieme abbiamo fatto una per i 18 di mio fratello, ma non ci ha mai dato un regalo per il compleanno, ma ripeto, non con cattiveria, non per farci sentire male, semplicemente perché non ne capisce il motivo. Mentre insomma, sto capendo che è importante sentirsi speciali ogni tanto, oltretutto per una persona come me, quindi io non ho un ragazzo, quindi non ho nessuno che mi fa sentire speciale tutti i giorni. Lei, dato che mio papà è andato via quando io avevo 10 anni, quindi 20 anni fa, non si è mai rimessa con nessuno, quindi lei non ha nessuno che la fa sentire speciale tutti i giorni. Tutti la adorano, tutti la amano, per questo che è venuta così tanta gente, perché lei fa tanto bene qui nella comunità, non a livello neanche religioso, ma insomma lei aiuta molta gente. E quindi tutti la ringraziano, quindi la gente la ringrazia, certo, però insomma non si sente, volevo che si sentisse davvero speciale. Sono molto molto contento. Anche il fatto che sono stato poi praticamente una settimana, non sono andato via subito. E adesso voglio parlare un po' delle alluvioni perché ho fatto un video in inglese che non so quando uscirà, ma io sono proprio nella zona dell'Emilia Romagna che è stata colpita. Questo mio paesino di 500 abitanti è attaccato a un fiume altissimo, quindi c'è questo fiume e io sono qui in questa conca, quindi se il fiume straripa,
sì, se l'acqua esce fuori, noi siamo morti praticamente perché arriverebbe così e noi siamo qui. Io finché ero in Italia non ho mai avuto questi problemi, finché c'ero io non c'è mai stata nessuna calamità naturale. Da quando me ne sono andato c'è stato il terremoto del 2012, una grandinata l'anno scorso 2 anni fa che ha distrutto questa zona, ma l'ha distrutta. La macchina di mia mamma sembrava, aveva tutti i dents, cioè non era pari, la macchina era tutta piena di buche, così. Gente che non solo ha avuto le finestre rotte, ma anche gli mobili, perché la grandine arrivava così in diagonale, quindi ha rotto le finestre e ha colpito anche i mobili lì vicini. Mia mamma fortunatamente non ha avuto niente nella casa, solo la macchina. Quindi c'è stato quello. Adesso ci sono le alluvioni. Noi l'allerta del fiume c'è stata molte volte in questi ultimi anni. Mentre c'ero io non è mai successo, ma non è mai successo niente. Quest'anno mia mamma si è salvata non so per cosa, perché il fiume ha straripato dall'altra parte. Non è che neanche si è riparto, cioè non è che è arrivato a loro, si è proprio rotto e ha inondato tutta l'altra parte. La famiglia di un mio amico di infanzia abita da quella parte, avevano 1 metro d'acqua in giardino e mi sa anche 10 centimetri d'acqua in casa. Mia mamma, niente. Molti paesi, cioè proprio i paesini, tra questi paesini qua, il mio è quello che è stato colpito di più dall'altra parte. Gli altri, anche questo qui dove ho fatto la festa, no. Infatti ero arrivato anche al punto di non sapere se riuscivo a venire, perché non sapevo se l'aeroporto di Bologna era aperto, perché alcune parti della tangenziale sono collassate e poi non sapevo come era messa la gente qui. Ma noi siamo stati fortunatissimi, ma mia mamma proprio ha avuto proprio una botta di culo, perché bastava che il fiume andasse dall'altra parte e qua penso proprio che sarebbero tutti morti, perché siamo proprio attaccati all'argine, mentre tipo la famiglia del mio amico è lontanissima dall'argine, quindi va bene che sia arrivata l'acqua, ma non penso che li avrebbero mai uccisi. E quindi così so che a Bologna, come saprete tutti, anche il centro è stato colpito, c'è il fango. Io fortunatamente in questi paesini qua intorno a me non l'ho visto, quindi fortunatamente per loro non sono stati colpiti così, ma è terribile, è terribile. E adesso anche con la Spagna, io devo andare in vacanza, vabbè, cioè, questo è molto egoista come cosa, però io devo andare in vacanza a Torremolinos, che è un paesino gay vicino a Malaga, e non so come saranno messi, ma a parte beh, ci vado per Capodanno, a parte quello, insomma, sapere che queste cose capitano in posti vicini o in cui devi andare è allucinante, anche perché noi a Londra questi problemi non li abbiamo, in altre parti dell'Inghilterra esistono, principalmente le alluvioni, non penso che, non i terremoti, non li ho mai sentiti, però a Londra noi questi problemi non esistono, e sapere che qui queste cose succedono mi lascia un po' così, anche perché nonostante sia quasi successo a mia mamma, se lei me lo dice mentre sono a Londra è comunque una cosa distante da me, con cui non riesco a connettermi, quindi sì, lo sento, è come se lo dicessero al telegiornale che succede agli altri, perché io fortunatamente non sono qui, quindi è brutto vedere come, insomma, adesso che sono qui, nonostante non lo vedo proprio con i miei occhi, è brutto sapere che queste zone sono colpite così tanto. Quindi spero che voi che lo state guardando questo video stiate bene, perché non c'è niente da fare, se arriva l'acqua, non è. Puoi andare dove ti pare, ma arriva l'acqua. Sì, puoi scappare se ti avvertono prima, ma comunque la casa rimane distrutta. E quindi così, insomma, questo è il mio video di tutto quello che è successo qua in Italia in questi giorni. Sono molto contento di essere qua e tornerò
a Natale dal 16 dicembre al 29, perché poi il 29 se mi prendono vado a Torremolinos. Non so se farò un altro video quando torno, però se lo faccio lo scoprirete, perché tanto manca poi un mese e poi il 17 dicembre è anche il mio compleanno, quindi vediamo e cosa fare. E così, adesso vi lascio. Ah no, prima di lasciarvi, ripeto, non so bene quando questo video uscirà, ma alcuni dei commenti che sto ricevendo nei miei altri video in italiano è di raccontare un po' come va la mia vita a Londra. Penso di averlo già menzionato il fatto che lo farò piano piano, quindi non preoccupatevi, lo farò. Non voglio fare troppi video troppo simili a quelli inglesi tutti in una volta, perché del fatto che sono una drag queen, del fatto che sono un insegnante, ne ho già parlato in inglese all'inizio del mio canale, quindi qualche mese fa, però lo rifaccio volentieri, quindi se ho già fatto qualche altro video sul trasferirsi a Londra, non so bene dove incastrarli, però piano piano arrivano, non preoccupatevi. E con questo direi che vi lascio. Poi se succede qualcos'altro in quest'ultima giornata che sono qua, ve lo poi dirò negli altri video. Ciao ciao.